Oggi parliamo del dilemma che attanaglia milioni, miliardi di persone nel mondo. Il fotovoltaico lo faccio con le batterie o senza? Archiviata la Pasqua, torniamo a parlare delle domande frequenti sul fotovoltaico e una di quelle che ho sentito più spesso è: ma farlo con le batterie, con lo storage, ha senso o non ha senso? Come al solito se ne sentono di tutti i colori, quindi proviamo a fare un po' di chiarezza sull'argomento. Partiamo intanto da che cos'è l'accumulo. È un sistema di batterie che vengono caricate dall'impianto fotovoltaico quando non c'è richiesta da parte dell'utenza, da parte in pratica degli elettrodomestici di casa. Anziché essere mandata in rete, viene immagazzinata per poter essere usata negli orari in cui l'impianto non funziona. Questo per il principio che è molto più conveniente autoconsumare direttamente l'energia anziché metterla in rete e consumarla in differita. È un po' come a Pasqua, quando vi rimane una ruola di lasagne e anziché darla al cane, ciao Charlie, le mettete nel freezer. Per capire meglio questo concetto vi consiglio di andare a vedere il video in cui parlo dello scambio sul posto. Il vantaggio che porta quindi avere un sistema di accumulo è quello di non immettere energia in rete e quindi massimizzare l'autoconsumo. Ma oggi conviene? Facciamo un rapido calcolo. I prezzi di un accumulo a seconda della tecnologia vanno dai 5.000 agli 8.000 euro, mentre il vantaggio economico che porta è praticamente quello che lo scambio sul posto non rimborsa. Quindi la differenza tra il prezzo che pagate in bolletta 1 kWh e il prezzo che vi viene rimborsato dal GSE per ogni kilowattora che immettete in rete. Ad oggi la differenza si aggira tra i 5 e i 10 centesimi di euro a kilowattora. Consideriamo quindi un impianto da 6 kW che produce circa 6.600 kWh all'anno. Non è molto bravo, quindi autoconsuma il 30%, quindi il 70% della produzione va in rete. Abbiamo allora circa 4.600 kWh all'anno che vanno in rete. Facciamo finta che lo storage che abbiamo comprato riesca a immagazzinare tutti e quindi ci eviti questa emissione. Il vantaggio che noi abbiamo all'anno diventa 4.600 kWh per 10 centesimi, quindi 460 euro all'anno. Ovviamente questi conti sono conti ipotetici, quindi dovete verificarlo a seconda delle vostre offerte, però insomma per recuperare un investimento di 8.000 euro a 462 euro all'anno ci vogliono 17 anni. Se invece parliamo di 5.000 euro ci vogliono 11 anni. Quello che può spostare di molto è il tempo di rientro dell'investimento e la detrazione fiscale. Infatti con la detrazione del 50% appunto i tempi si dimezzano. Questo era un conto esemplificativo e semplificato per darvi un'idea di quelli che potrebbero essere i costi e i vantaggi. Ovviamente è tutto da verificare, quindi dovete verificare la vostra offerta, dovete verificare i prezzi dell'energia. Non posso darvi un conto valido per tutti. Quindi la mia personale risposta alla domanda di prima è che ancora siamo sulla linea di confine per la convenienza o meno del sistema di accumulo. Se avete la possibilità di richiedere le detrazioni fiscali del 50%, sicuramente è una scelta più appetibile. Se invece non avete la possibilità di richiederle, secondo me non è ancora conveniente, dati i prezzi che rimangono ancora alti. Magari è il caso di aspettare un anno in più e vedere se la tecnologia porta a un abbassamento del prezzo delle batterie. Questo puramente in ottica economica. In ottica un po' più strategica, diciamo, lo storage porta un vantaggio evidente per chi pensa di spostare i consumi energetici di casa e della macchina sull'elettrico. Sconsiglierei l'accumulo, potrei consigliare di aspettare a installare un sistema di accumulo a chi con l'impianto fotovoltaico riuscirebbe a spostare i carichi durante il giorno, quindi ad andare verso un autoconsumo istantaneo e lo ritiene fattibile, mentre consiglierei l'accumulo a chi ha un profilo di carico che purtroppo non può essere modificato ed è estremamente probabile che rimanga nelle ore serali. Lì il sistema di accumulo acquisisce più senso, acquisisce più utilità, perché si parla di percentuali di emissioni in rete che sarebbero prossime al 100%, mentre il sistema di accumulo può aiutare a spostare questa percentuale. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete scelto di installare un sistema a batterie oppure non vi ha ancora convinto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.
Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi è stato utile, non vi è stato utile, avete dei dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti perché non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. In descrizione trovate i link a tutti i miei canali social per informazioni e consulenze. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, anche questo link ve lo lascio in descrizione. Io vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì per un nuovo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.